Oggi vi porto la storia di Enrico, un elettricista di Verona di 41 anni. Lui e sua moglie stavano provando ad avere un figlio, e lui si sentiva perfino in colpa per quell'attesa che non finiva mai. Poi, una sera d'ottobre, il suo migliore amico si è presentato al suo magazzino in lacrime, con una confessione che gli ha spento la luce. Ma vi avverto, il tradimento non è la parte peggiore di questa storia. Il colpo vero arriva dopo, ed è di quelli che non ti aspetti. Enrico ha avuto il coraggio di raccontarci tutto, anche gli errori di cui si vergogna. Se vuoi darmi una mano a portarti altre storie così, lascia un like, a te costa un secondo, per noi vale moltissimo. E mentre ascolti, scrivi nei commenti, tu cosa avresti fatto al suo posto? Qui ogni settimana ci sono storie vere come questa, iscriviti così non le perdi. Oggi, quando qualcuno mi chiede come sto, rispondo bene e non sto mentendo. Ho 43 anni, un furgone nuovo con il mio nome sulla fiancata, un apprendista che mi chiama capo, anche quando a sbagliare sono io. Ma 2 anni fa, se mi aveste visto, non avreste scommesso un euro su di me. 2 anni fa, dormivo in quel furgone, parcheggiato in una zona industriale di Verona, con una bottiglia di grappa sotto il sedile e il telefono stretto in mano, ad aspettare un messaggio che non arrivava mai. Mi chiamo Enrico, faccio l'elettricista da quando avevo 19 anni. Cantieri, quadri elettrici, impianti rifatti in case vecchie di 100 anni nel centro di Verona. Il mio lavoro è trovare guasti. Segui il filo, misuri, trovi il punto esatto dove la corrente si perde. Sono bravo, dicono, ma il guasto più grosso della mia vita ce l'avevo in casa e non l'ho visto per 6 mesi. Chiara ed io eravamo sposati da 7 anni. Lei era il tipo di donna che quando entrava in una stanza, la stanza se ne accorgeva. Bella in un modo che ti faceva chiedere, ogni tanto, cosa ci facesse con uno come me. Ci stavamo provando ad avere un figlio, da 2 anni. Visite, esami, il calendario sul frigo con i giorni cerchiati in rosso. I miei esami erano usciti borderline, aveva detto il dottore della clinica di Borgo Trento. Borderline. Quella parola me l'ero portata addosso come una condanna. La sera guardavo Chiara apparecchiare per 2 e pensavo, è colpa mia se questa casa è così silenziosa. I segnali c'erano e adesso li vedo tutti. Il fisioterapista 2 volte a settimana, martedì e giovedì, per la schiena. Il telefono che aveva iniziato a stare a faccia in giù sul tavolo. Un profumo nuovo che non le avevo regalato io. E quella leggerezza addosso come di una che ha smesso di aspettare qualcosa. Io la leggevo al contrario. Pensavo stessimo meglio. Poi arrivò quella telefonata di ottobre. Stefano, il mio migliore amico da 22 anni, da quando facevamo l'apprendistato insieme, il testimone del mio matrimonio. Devo parlarti, stasera, da solo. La voce non era la sua. Venne al mio magazzino alle 8. Io stavo riavvolgendo una matassa di cavo, tanto per tenere le mani occupate. Lui restò in piedi vicino al bancone, con le chiavi del furgone in mano, e le faceva girare, poi si mise a piangere. Stefano, 1,90 m di uomo che non avevo mai visto piangere nemmeno al funerale di suo padre. Monica lavora alla reception dello studio di fisioterapia, disse. Quello dove va, Chiara? Silenzio. Il neon sopra di noi ronzava. Enrico, Chiara e il dottor Fabrizio. Sono 6 mesi che va avanti. Monica li ha visti. Più volte. Io lo so da 3 settimane e non ho dormito una notte. Perdonami, dovevo dirtelo prima. Vi dico cosa fa il corpo in un momento così. Non urla, si spegne. Le mani
mi si sono raffreddate di colpo, come quando togli tensione a una linea. Ho posato la matassa di cavo sul bancone con una calma assurda, precisa, come se quella fosse la cosa più importante del mondo. Poi ho detto: ok, solo quello, ok. Ho guidato per 2 ore senza meta. Mi sono ritrovato sul Lungadige, con il fiume nero che passava sotto il ponte e 14 chiamate perse di Chiara sul telefono. L'ultimo messaggio diceva: amore, dove sei? La cena si fredda. La cena si fredda. 6 mesi di bugie e lei si preoccupava della cena. Tornai a casa a mezzanotte. Lei era in cucina, in pigiama, bella da far male anche così. Ti sei bevuto il cervello? Dov'eri finito? Martedì e giovedì, dissi. La schiena. Come va la schiena, Chiara? La vidi capire. Fu un secondo. Gli occhi che si allargano, la mano che cerca il bordo del tavolo. Poi partì la difesa. Non so di cosa parli. Monica vi ha visti. Monica si sbaglia. 6 mesi, Chiara. E lì crollò. Si sedette, si coprì la faccia con le mani. È successo, non volevo. È successo e basta. 6 mesi non succedono, Chiara. 6 mesi si scelgono, ogni martedì, ogni giovedì. Hai scelto. Non vi racconterò che ho gestito bene, perché ho gestito malissimo. Quella notte dormii sul divano e la mattina dopo, invece di andarmene, restai, perché lei piangeva. Giurava che era finita, che era stata una debolezza, che l'uomo della sua vita ero io. E io volevo crederci. Dio, quanto volevo crederci. 2 anni di clinica, di speranze, di nomi di bambini detti sottovoce al buio. Non si butta via così, mi dicevo. Un impianto vecchio non lo demolisci, lo sistemi. Così cominciò il periodo di cui mi vergogno. Le controllavo il telefono alle 3 di notte, mentre dormiva, con il cuore che batteva come un martello pneumatico. La seguivo con il furgone, a distanza, come un idiota, parcheggiato dietro l'angolo a guardare un portone. Una sera entrai nello studio di fisioterapia all'orario di chiusura e presi Fabrizio per il colletto del camice, davanti a una paziente anziana che ci guardava terrorizzata. Non lo colpii, ma vidi la mia faccia riflessa nella vetrina, deformata dalla rabbia, e non mi riconobbi. Di quella sera mi vergogno ancora oggi. Chiara sembrava impegnarsi. Cancellò le sedute, cambiò studio, spense i social. Tornammo perfino alla clinica per ricominciare il percorso. Il dottore parlava di nuove analisi e lei mi teneva la mano nella sala d'attesa. Pensai: forse ce la facciamo, forse un matrimonio si ripara pezzo per pezzo come tutto il resto. Poi arrivò dicembre. Il trasformatore dello specchio del bagno si era bruciato. Ironia. L'elettricista che ha i guasti in casa sua. Per arrivare ai cavi dovevo smontare il mobiletto a colonna, quello di Chiara. Lo staccai dalla parete e da dietro il pannello posteriore cadde qualcosa. Una trousse. Dentro blister di pillola anticoncezionale. Non uno, tanti. Mesi e mesi di blister, ordinati, con le settimane segnate a penna. Rimasi seduto sul bordo della vasca, con quella trousse in mano, e sentii il pavimento sparire. 2 anni. 2 anni che provavamo ad avere un figlio. 2 anni di visite, di esami, di me che mi sentivo mezzo uomo per quel referto borderline, che mi scusavo con gli occhi ogni volta che il test veniva negativo. E lei prendeva la pillola. Ogni giorno, ogni singolo giorno. Quando tornò dal lavoro, la trousse era sul tavolo della cucina. Lei la vide e non disse niente. Da quanto? Chiesi. Enrico. Da quanto? Chiara.
2 anni. Si sedette e per la prima volta non pianse. Non ero sicura. Di noi. Di questa vita. Non potevo fare un figlio senza essere sicura. E il fisioterapista era il modo per essere sicura. Lei guardò il tavolo. Stavo decidendo, disse piano. Stavo decidendo. Come si decide tra 2 preventivi? Capii in quel momento che il tradimento vero non era Fabrizio. Fabrizio era un sintomo. Il tradimento vero era che per 2 anni mi aveva lasciato portare una colpa che non era mia, guardandomi affondare ogni mese mentre teneva un piede in 2 vite diverse. Quella sera presi un borsone e me ne andai. Non da un amico, non in albergo, nel furgone, perché non volevo che nessuno mi vedesse ridotto così. Le 3 settimane dopo furono il fondo. Di giorno lavoravo come un automa, sbagliavo misure, bruciai un differenziale nuovo per distrazione. La sera parcheggiavo nella zona industriale, con la grappa e il telefono. Una notte Monica vide il mio furgone passando in macchina e chiamò Stefano. Alle 2 di notte lui bussò al finestrino, salì sul sedile del passeggero e restò zitto per 10 minuti buoni. Poi prese la bottiglia, aprì la portiera e la svuotò nel tombino. Io ho perso 3 settimane a trovare il coraggio di dirtelo, disse. Tu quante settimane vuoi perdere adesso? Non risposi. Domani alle 7 sei in cantiere con me. Ho un quadro elettrico da rifare in una scuola e non mi fido di nessun altro. E se ne andò. Nessun abbraccio, nessun discorso. La mattina dopo, alle 7, ero in cantiere. Da lì cominciò la risalita. Non fu un film. Fu una lista di cose piccole e faticose. Un bilocale in affitto a Veronetta, con i tetti fuori dalla finestra e le pareti vuote da riempire piano. Uno psicologo, sì, io, uno che pensava che dallo psicologo ci andassero gli altri. Alla prima seduta restai zitto 20 minuti. Alla quinta parlai per 1 ora senza fermarmi e uscii più leggero di 10 chili. Il divorzio firmato in primavera, civile, freddo, definitivo. La corsa sul Lungadige la mattina presto, quando la città è ancora tua e l'acqua sembra ferma. E poi Samir, 19 anni, mani buone, il mio apprendista, mi ha ridato senza saperlo il gusto di insegnare qualcosa a qualcuno, di sentirmi di nuovo utile a costruire invece che a demolire. Ci furono anche le ricadute. Una sera di novembre guidai fino alla casa vecchia, parcheggiai davanti al cancello e restai lì mezz'ora con la mano sulla maniglia. Poi rimisi in moto e me ne andai senza suonare. Detto così, sembra niente. Per me fu una vittoria enorme. Chiara l'ho rivista una volta, l'estate scorsa, al supermercato. Stava bene. Anch'io. Come stai? Bene. Tu? Anch'io. Ed era quasi vero per tutti e 2. Ho saputo che con Fabrizio è finita dopo pochi mesi. Non ho provato gusto a saperlo, solo una specie di quiete. Faccio l'elettricista da più di 20 anni e il mestiere una cosa me l'ha insegnata. Quando un impianto è marcio dentro le pareti, puoi cambiare tutti i fusibili che vuoi. Prima o poi salta di nuovo. A volte l'unica cosa onesta è staccare la corrente, aprire i muri e rifare tutto da capo. Fa buio per un po', fa paura, ma poi la luce torna. E stavolta la luce è tua, l'impianto è tuo e nessuno può più spegnertelo di nascosto. A volte l'unica cosa onesta è staccare la corrente e rifare tutto da capo, come dice Enrico. Fa buio per un po', ma poi la luce torna.
Se questa storia ti ha toccato, qui accanto ne trovi un'altra che devi assolutamente sentire. Ci vediamo lì!